E beh, non potevo non parlarne anch'io, dato che sono fan di Marquez. Fan è un parolone, però mi piace molto come pilota, e quindi mi sento preso in causa da questo lato. È una serie che non ho mai fatto, parlare di MotoGP e altri motorsport. Potrebbe essere un inizio per fare delle analisi tecniche e non di MotoGP, Formula 1, Superbike, insomma fatemi sapere se vi può interessare. Per oggi parliamo del caso Marquez. Cosa è successo con Marquez? Tutti lo sto parlando ormai, annunci dappertutto robe. Lui è un team mediatico molto bravo, che fa in modo che tutti parlino di lui, lasciando un po' quella suspense nell'aria. Ebbene sì, dopo che se ne è parlato e riparlato, è arrivata la rottura con Honda, dopo tanti anni, lacrime e quant'altro. Però la roba più scioccante per molti è che sia andato in un team non ufficiale, cioè in Gresini. Non si può sapere il motivo di questa scelta, però tutti sappiamo che voleva tornare competitivo e quindi è stato quasi obbligato a lasciare la Honda perché non è più un ragazzino, comunque relativamente giovane, ma lo sappiamo in MotoGP la parola giovane è sempre più relativa, visto che Acosta ha 18 anni l'anno prossimo in MotoGP. E quindi niente, Marc Marquez in Ducati, chi l'avrebbe mai detto? Io, perché era scontato. L'ho sempre detto che avrebbe cambiato moto, che sarebbe andato via dalla Honda, perché ragazzi da quando si è ripreso l'infortunio al 100% si vedeva che non era più quel Mark. Sì, era comunque la sua casa, diciamo, preferita e lo è tuttora, se vedete quello che ha scritto, perché sono quelli che l'hanno portato avanti fin da bambino e tutto, però cioè alla fine in MotoGP ragazzi serve la sostanza e la Honda non è riuscita a mettere a posto la moto e Mark si è evidentemente stancato, sempre tra virgolette. Mark in Ducati sinceramente non penso che faccia salta sulla Ducati e vince, perché è una moto abbastanza diversa, però io penso che può essere competitivo, ma non escluderei completamente l'opzione che potrebbe esserci questo mini dominio di Mark, ecco. Andare in un team non ufficiale può essere dovuto da due cose. La prima, vuole puntare ad andare in quello ufficiale, far vedere che va forte, vabbè, sappiamo che va forte, ma far vedere che stare davanti e avere anche una certa costanza per poi andare nel team ufficiale, Pramac, che praticamente è un team ufficiale quasi, o direttamente in quello Ducati ufficiale, oppure andare in KTM. Però quello della KTM ragazzi non torna, perché immaginatevi un pilota va in Ducati, sta un anno in Ducati, prende un sacco di dati e li porta in KTM l'anno dopo. Non lo so, non mi torna la cosa. Oppure Mark punta veramente ad andare sulla rossa di Borgo Panigale. Questo sarebbe veramente strano da vedere, ma anche un bel colpaccio. Però, visto che hanno già una bella accoppiata, cioè Pecco e Bestia, non so chi gli farebbe spazio se questa prima delle due opzioni fosse quella che si andrà effettivamente a concludere. Però diamo tempo al tempo, dobbiamo aspettare perché nessuno può sapere finora come andrà Market, se andrà bene, se andrà forte, se continuerà con Ducati, se smetterà, se andrà in KTM, non si può sapere ragazzi. Quindi questa è la mia opinione sul caso di Mark. Fatemi sapere la vostra. So che sono andato un po' in ritardo con questa notizia bomba, però tanto era nell'aria. Alla fine diciamo tutta questa roba, quindi sono tutte opinioni soggettive. Devo dire che mi aspetto per il 2024 una MotoGP bella competitiva. Per quanto riguarda future analisi di gare, se volete mi dite cosa vi può interessare MotoGP o Formula 1 e vi porterò dei post GP anch'io. Fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando iscrivetevi perché vi vedo che guardate e non siete iscritti, infatti lo dicono anche le statistiche qui, quindi ragazzi mi raccomando lasciate un bel like al video, tutti i social sono in descrizione, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.